Benvenuti cari amici e altro ancora. Un video dal nostro canale Preghiere Potenti. Oggi lo faremo. Aumentare il livello di creazione dei paragrafi. Il più intricato e coinvolgente. Permettetemi di condividere una scoperta recente che risuona di echi antichi. Profezie che portano alla luce un manoscritto, rivelando questo documento proveniente Le rivelazioni della Vergine d'Aquita furono meticolosamente registrato dal sacerdote Alda, guida spirituale di Suor Agnese A. Il messaggio contenuto è grave. Lo splendido Giuda e l'ultimo Papa saranno i liberatori di Gesù all'avversario. Questo avvertimento fa presagire l'imminente arrivo di un'epoca dominata dal Papa Anticristo. Un tempo che, secondo padre Alda, altro che ci causa disagio è inevitabile e ci lascia impotenti a farlo cambiare il suo corso alla luce di questa previsione. Siamo esortati a rafforzare la nostra fede come baluardo contro le avversità che la narrazione di un Papa si avvicina. Sotto l'influenza di Satana non è nuovo nella storia della Chiesa il sacerdote Alda, attraverso le sue esperienze gli esorcismi, hanno testimoniato come le forze si girano a malapena con particolare attenzione contro il Papa, in parallelo con rivelazioni della Regina della Pace a Medjug, Gorgiera, il 14 aprile 1982 corroborano questo punto di vista, dichiarando che Dio ha permesso a Satana di mettere alla prova Chiesa per un secolo, ma lo ha assicurato non avrebbe distrutto quella promessa. Riecheggia la visione di Papa Leone XII 1884 e si allinea con le profezie del libro dell'Apocalisse su un falso profeta al vertice della Chiesa insieme. Da secoli la Chiesa cattolica lo è palcoscenico per innumerevoli narrazioni, alcune delle quali che trascendono i limiti del tangibile. Tuffarsi nelle profondità spirituale e mistico. Uno dei più intrigante e talvolta controverso di queste narrazioni è l'idea di un Papa sotto l'influenza delle forze del male. Questo concetto, anche se può sembrare un prodotto narrativa o folklore per alcuni, trova radici in diverse fonti, storie storiche e profetiche che suggeriscono scontro non solo terreno ma spirituale al centro della leadership della Chiesa. Approfondire questo argomento è fondamentale. Riconoscere il contesto più ampio in cui queste idee fanno parte della storia la Chiesa è piena di momenti in cui la fede è stata messa alla prova non solo dalle forze esterni ma anche dovuti a conflitti, sfide interne e spirituali. L'idea di un Papa influenzato dal male non lo è solo una questione di battaglia tra bene e male in senso astratto, ma riflette le complessità e le tensioni che potrebbe sorgere all'interno la Chiesa. Struttura un'istituzione che, sebbene la sua entità sia composta da esseri umani fallibili, inoltre, nozione di un Papa sotto influenza, tocchi diabolici su questioni più importanti, profondità dell'autorità spirituale e integrità morale nella tradizione cattolica. Il Papa è visto come il vicario di Cristo. Terra, una figura di immensa autorità morale e spirituale, così come l'idea che questa cifra potrebbe essere compromessa le influenze malvagie sollevano domande, rapporti allarmanti sulla vulnerabilità di forze del male della Chiesa e necessità costante vigilanza, preghiera e rinnovamento spirituale dentro di te. Leadership e laici. Questa prospettiva sfida solo i fedeli a riflettere sulla anche la natura della fede e della danza spirituale per riaffermare il proprio impegno fundis do angelando per mantenere la Chiesa come un faro di luce in un mondo spesso perseguitato da ombre. Vari mistici e visionari nel corso della storia hanno ricevuto messaggi su questa oscura realtà.
L'arcivescovo Fulton Sheen, per esempio, profetizzò l'emergere di un contatore. La Chiesa è un'entità che, sebbene abbia saranno le caratteristiche della vera Chiesa, privo del suo contenuto divino, diventando il corpo mistico del Anticristo. Anna Catarina Emerita A. Il mistico beato ebbe visioni di l'ascesa di questa Chiesa. Ombra osserva la sua comparsa a Roma e l'ingresso di Erges nel tuo seno presagendo conseguenze disastrose, ricordiamolo. Tuttavia la profezia dilassa l'età. Apparizione mariana riconosciuta dalla Chiesa, che avverte della perdita di fiducia in Roma e la sua trasformazione nella sede della Anticristo. Questa profezia trova eco nelle parole di padre Gob che in 1981 ricevette la visione di una Chiesa, parallelo scollegato dal Santo Papa Francesco d'Assisi in uno dei suoi. Le profezie avvertivano dell'emergere di un antipapa apostata, presagio di tempi turbolenti dove c'è l'astuzia. Alleare con l'errore. Padre Pio, un santo venerato confidato all'esorcista Gabriele, la morte che Satana non solo si era infiltrato nella Chiesa ma dentro presto dominerebbe una falsa Chiesa. Riflesso distorto e scuro di la vera fede. Questa paura si intreccia con le preoccupazioni di Padre Pio riguardo al grande scommessa all'interno della Chiesa a tema che permea anche il presunto testo terzo segreto inedito di Fatima, dove viene descritta una visione inquietante di un papa sull'influenza maligna. Vorrei avvisarvi che l'intenzione di questo il video non sta in alcun modo seminando il file allarmare o diffondere paure infondate tra i fedeli e il grande pubblico. Al contrario, l'obiettivo è semplicemente portare alla luce una narrazione. Questo, anche se può sembrare inquietante per il a prima vista, fa parte del vasto mosaico di tradizioni e profezie che circondano la storia della Chiesa cattolica. Esplorando la presunta profezia di A. Papa sotto l'influenza delle forze oscure, cerchiamo di offrire uno spazio per riflessione e dialogo senza l'intenzione di convalidare o confutare tali affermazioni. Lo è. È fondamentale capire che la presentazione di queste idee si svolge in un contesto di ricerca e condivisione, sempre nel rispetto della fede e delle credenze individuo di ciascuno. Riconosciamo e rispettiamo profondamente la diversità di opinioni, credenze e religioni che arricchire il nostro mondo, lo sappiamo. La fede di ogni persona è un territorio sacro e l'ultima cosa che vogliamo lo è invadere questa sfera con affermazioni che può essere interpretato come irrispettoso o provocatorio. Quindi, portando alla luce queste informazioni, invitiamo tutti a partecipare ad a conversazione aperta e rispettosa, condividendo i tuoi dubbi sulle prospettive e approfondimenti. Se sei un fervente devoto, uno scettico curioso o qualcuno che si incontra da qualche parte nel mezzo, in questo spettro di credenze, la tua voce e il tuo la visione è preziosa per noi come te. Interpreta questa presunta profezia come se risuona o meno con il tuo credenze e comprensione del mondo che siamo. Non vedo l'ora di sentire le vostre opinioni e costruire insieme un dialogo arricchente e inclusiva a conclusione di queste rivelazioni. E le profezie non hanno lo scopo di creare paura, ma piuttosto per invitarci alla vigilanza e la forza nella nostra fede ci prepara per affrontare le sfide spirituali che si avvicinano con la fiducia che alla fine il trionfo sarà dell'Immacolata. Ti ringrazio profondamente per guarda il video e condividilo. Momento speciale con noi, è un onore averlo. La tua compagnia e la tua fede in questo viaggio. Prima di salutarci ti invito a farlo. Lascia un nome nei commenti. Una persona cara che ha bisogno del nostro aiuto.
Preghiere o una richiesta speciale in il tuo cuore saranno le tue intenzioni. Incluso nelle nostre preghiere e preghiere del settimana, rafforzando il nostro legame spirituale e la comunità che è qui. Modo insieme possiamo sostenerci ed elevarci a vicenda. I nostri pensieri verso la luce. Divino, ancora una volta grazie per il tuo presenza e che le benedizioni siano sempre con voi.